Dal Mâconnais alla punta più settentrionale della Côte d'Or troviamo una certa continuità territoriale. Se invece parliamo di Chablaisienne e Auxerroise, dobbiamo necessariamente spostarci di 200 km a nord della Côte d'Or. Quindi non abbiamo proprio questa continuità di territorio, abbiamo caratteristiche completamente differenti. Mettiamo da parte per un attimo la zona più di Auxerre, che è diventata poi famosa anche per la spumantizzazione e per i rosati, ma cerchiamo di concentrarci sullo Chablis per via ovviamente della città che l'ha reso famoso nel mondo. Questa è la patria dello Chardonnay. Lo Chardonnay è venuto dal freddo, siamo a ridosso della Côte d'Or, quindi siamo a ridosso della Champagne. Il suolo qui, oltre ad avere una componente di calcare, di argilla e di marne, è contraddistinto dalla grandissima presenza di gesso. Quindi ricordano un poco quelle che sono le caratteristiche tipiche della regione della Champagne. Effettivamente dobbiamo anche tenere a mente che nel tempo, quando ancora all'inizio del Novecento non esisteva un sistema rigido di AOC, da Epernay e Reims mandavano dei selezionatori a scegliere le uve di Chardonnay che provenivano appunto dallo Chablis per andarle a spumantizzare e creare lo champagne. Quindi per un tempo abbastanza ampio è stato un fornitore anche di champagne. Ma questo è un territorio antico, freddo. Quando pensiamo a Chablis pensiamo anche alle montagne, ma in realtà i vigneti si trovano a massimo 200-250 metri di altitudine. Ma dicevamo un territorio profondo da un punto di vista anche storico. Qui già i romani producevano vino e lo facevano per cercare di dare sostentamento ai legionari che dovevano affrontare il duro inverno nella guerra contro i Galli. Dopo i romani abbiamo avuto comunque la comparsa già del concetto di vino di Chablis. Però lo Chardonnay al tempo ancora non esisteva perché sappiamo essere un nuovo vitigno ibrido che è nato all'inizio del Medioevo, quindi si utilizzavano vitigni a bacca bianca per andare a fare un vino fermo che aveva comunque delle caratteristiche assai interessanti, con una spiccata freschezza e delle note leggermente fumé, leggermente minerali, che ricordavano un po' la pietra focaia. Questa è una caratteristica che poi abbiamo ritrovato anche nello Chardonnay, con una acidità, una freschezza che contraddistingue lo Chablis in tutte le sue declinazioni. Ecco, parlavamo della storia. Lo sviluppo dello Chablis passa anche dalle invasioni dei vichinghi, perché i monaci si dovettero spostare da Tours fino a Auxerre per cercare di scamparla, appunto, e di poter sopravvivere. Qui iniziarono ad allevare la vite in maniera consapevole, andando a ridisegnare, come erano soliti fare, il territorio in funzione dei vitigni, andando quindi a mappare una sorta di sistema di clos. Al tempo ovviamente il vino serviva principalmente per celebrare le messe, ma era anche un sostentamento commerciale, tant'è che la vicinanza dei corsi fluviali dava la possibilità di andare a commercializzare direttamente questo vino sulla capitale, su Parigi. Tant'è che lo Chablis divenne estremamente popolare, estremamente importante. Al tempo si utilizzavano dei piccoli contenitori di legno da 100-120 litri per andare a fare le vinificazioni, ma noi non dobbiamo confonderci. Lo Chardonnay di Chablis non è lo Chardonnay che poi ritroviamo nella Côte d'Or, quindi non è caratterizzato da questi grandi passaggi in legno, nonostante ovviamente con l'epoca contemporanea alcuni produttori si siano adattati a quelle che erano le richieste del mercato, ma è contraddistinto dalla pulizia. Quindi da questo lavoro fatto principalmente in acciaio o comunque in contenitori che non rilasciano assolutamente nulla e permettono di esaltare fino in fondo la grande freschezza, quindi la grande acidità che lo Chardonnay riesce a esprimere su territori gessosi con temperatura molto fredda. E quello Chablis appunto è caratterizzato da questo. Dobbiamo pensare che lo Chablis ha avuto comunque nella storia dei momenti di estremo picco di notorietà, ma anche dei momenti bui. La massimo della notorietà l'ha raggiunto quando è stato esportato verso l'Inghilterra. In Inghilterra è stato estremamente apprezzato ed è diventato un vino anche molto costoso. Piano piano quindi i produttori hanno iniziato a concentrarsi, a focalizzarsi esclusivamente sulla produzione di Chablis piuttosto che dare uve per la produzione anche di champagne. Dobbiamo però tenere a mente che a un certo punto lo sviluppo industriale
in realtà ha tarpato le ali a questo territorio, perché con l'arrivo della ferrovia molti dei vini delle altre regioni hanno iniziato a viaggiare, sia verso la capitale che negli altri territori, limitando quello che era appunto lo sviluppo commerciale dello Chablis. Per non parlare poi del flagello della fillossera, che ha ovviamente decimato i vigneti di Chardonnay nella zona dello Chablis. Ma un'altra piaga per lo sviluppo e il successo di questo vino è stato rappresentato dalla prima e dalla seconda guerra mondiale. In questo periodo siamo arrivati ad avere tra i 200 e i 300 ettari di vigneto e basta. Quindi è dal finire degli anni 50 che viviamo un nuovo momento di successo, lavorando quindi su contenitori inerti, cercando di nuovo di esaltare quello che era l'aspetto di pulizia ed eleganza propria del Chardonnay in questo territorio. Il successo contemporaneo e moderno dello Chablis l'ha portato ad essere uno dei vini più copiati in assoluto. Nel Nuovo Mondo si è iniziato a produrre vini a base Chardonnay, cercando di imitare questo stile, ricorrendo però troppo spesso a un sovrautilizzo del legno, cercando di caricare lo Chardonnay più in uno stile burroso, ampio, di struttura, di corpo, ma spesso si riportava in etichetta la parola Chablis, proprio per cercare di identificare uno stile che di fatto quel vino stesso non stava identificando. Perché se vogliamo l'avvolgenza e la rotondità, dobbiamo andare necessariamente sull'equilibrio che troviamo nella Côte d'Or. Qui abbiamo grande eleganza, grande verticalità e abbiamo questi sentori di pietra focaia e minerale che lo contraddistinguono. Va detto che il mondo Chablis è saputo in qualche modo andare anche incontro a queste esigenze, ricorrendo non spessissimo all'impiego delle barrique. Per il resto si riprende il tradizionale sistema di classificazione qualitativo della Borgogna. Quindi andremo a trovare nella penultima fascia, quella migliore, i Grand Cru e un gradino sotto i Premier Cru. Va detto che i Grand Cru in Chablis sono soltanto 7. L'Eclos è uno che possiamo citare e rappresenta alla perfezione quello che era stato il sistema di chiusura e di tracciamento dei vigneti fatto dai monaci già in antichità. È vero che i vini Chablis non sono poi così facili da capire, anche se questa beva molto fresca, molto sapida, oggi è estremamente contemporanea, ma per tanto tempo sono stati alquanto incompresi. Il sistema di classificazione in realtà ci indica già quella che è la qualità che possiamo ritrovare all'interno di un calice. Consideriamo che circa l'80% della produzione è concentrata sul Petit Chablis, quindi siamo a fondovalle, e sullo Chablis cosiddetto village. Il Premier Cru ha circa 40 vigneti dedicati, mentre se parliamo di Grand Cru sono appunto soltanto 7. In questo mondo la coltivazione della vite, quindi l'allevamento, è una sfida continua. Perché? Perché le temperature sono veramente fredde. In primavera le gelate sono all'ordine del giorno, tant'è che i produttori si sono dovuti ingegnare più e più volte per trovare il rimedio e trovare delle soluzioni che gli permettessero di garantirsi l'uva, di potersi garantire appunto di portare avanti la perfetta maturazione. Una tecnica molto diffusa, soprattutto durante la fase del germogliamento, è rappresentata dal cospargere di acqua i tralci, in maniera tale che con le temperature molto basse l'acqua si geli, congelando il tralcio e andando quindi a rivestire di una protezione naturale quello che è il germoglio. Quindi a quel punto la gelata non crea realmente problemi. L'altra è quella che tocca l'immaginario di tutti gli appassionati di vino, perché stiamo parlando delle stufe messe in vigna, a volte dei falò, a volte delle vere e proprie stufe, che cercano di contrastare, soprattutto nei periodi in cui le temperature vanno troppo giù, il freddo, e cercano anche di risolvere il problema della gelata improvvisa, che in primavera può compromettere effettivamente la produzione. La Maison Collet-Gros è esattamente una maison che rappresenta la sfida dell'uomo verso la natura. Si trova a Fleury, è un paese di circa 200 anime in cui molti degli abitanti sono appunto dediti alla viticoltura e lavorano per i vari domain che si trovano nella zona. La famiglia Gateran ha deciso qui di andare a sviluppare uno Chablis in maniera tradizionale,
Non ha vigneti Grand Cru, arriva fino ai Premier Cru e lavora anche spesso e volentieri sul Petit Chablis e lo Chablis Village. Ma quello che cerca di fare è esaltare al massimo le caratteristiche dello Chardonnay qua, andando a fare vinificazioni in acciaio e lasciando poi il vino a contatto con le fecce fini per circa 6 mesi, andando poi a utilizzare continui batonnage, cercando quindi di tenere in continuazione in sospensione le fecce fini con il vino in maniera tale da poter estrarre in modo naturale tutto quello che poi donerà corpo e struttura al vino, oltre che quella complessità organolettica che ci piace tantissimo da appassionati, ma che non sempre ritroviamo nei territori molto freddi. Ecco, il loro Chablis, il loro Chardonnay è un perfetto esempio di verticalità, di freschezza, di sapidità, con questo naso che ricorda immediatamente la pietra focaia ed è dunque un emblema proprio di quello che lo Chablis oggi può essere.